Ciao a tutti e ben trovati su Lernamo. I libri di grammatica, seppur molto utili, tendono a ignorare aspetti fondamentali della lingua. Sì, soprattutto perché si concentrano su regole che sono spesso ignorate o modificate dai parlanti. Nel video di oggi vedremo 5 cose dell'italiano che diciamo tutti i giorni ma che difficilmente troverete nei libri di grammatica. Partiamo col botto. Sicuramente avrete già visto questa costruzione. C'è più lo, la, li, le più avere. Sì, questa costruzione si usa per esprimere possesso. Per esempio, hai la sciarpa? Sì, ce l'ho. Sarebbe come dire sì, ho la sciarpa oppure sì, la ho. Però il 99% degli italiani preferisce usare la struttura con c'è. Abbiamo un altro esempio per chiarire meglio? No, non ce l'abbiamo. Questa costruzione deriverebbe dall'uso del ci attualizzante. Sapete cos'è? Consiste nel mettere un ci prima del verbo avere per enfatizzare quanto detto. Per esempio, diciamo molto spesso c'ho fame invece di ho fame. Oppure ci abbiamo un cane invece di abbiamo un cane. Il ci attualizzante si usa spesso nella lingua parlata in contesti informali, ma siccome non sappiamo bene come scriverlo, non lo utilizziamo nel linguaggio scritto. Sì, infatti alcuni linguisti suggeriscono che si debba scrivere con un apostrofo. Altri però pensano sia meglio usare una J. Fatto sta che entrambe le soluzioni sono poco soddisfacenti, quindi lo diciamo ma non lo scriviamo. Queste cose... Vedo cose? No. Non lo so fare. Queste cose non le trovate sui libri di grammatica. Questo è il vero modo in cui parliamo. Sì, ma perché sbatti il tripiedi? Così. Bene, questa era la parte più complicata. Adesso passiamo alle cose più semplici. Il che polivalente. Nelle interazioni colloquiali, il che estende il suo impiego a tutta una serie di funzioni che invece in un linguaggio più formale vengono assolte da altri connettivi più precisi. Sì, infatti il che può assumere valore di finale, temporale, causale, consecutiva, eccetera. Per esempio, non tardare, che la cena è già pronta. Oppure, sono diventato tifoso della Juventus che avevo solo 6 anni. Ci sono tantissimi altri casi in cui usiamo il che polivalente. Se volete una lezione specifica su questo argomento, fatecelo sapere nei commenti. Però passiamo ora a un'altra questione. Molti di voi conosceranno le parole volontariamente, deliberatamente, intenzionalmente, di proposito, eccetera. Ma esiste una parolina di gran lunga più usata da noi italiani che ha lo stesso significato, apposta. Oh, perché mi hai dato una gomitata? Scusa, non l'ho fatta apposta. Attenzione! Se usata come aggettivo, la parola apposta ha anche il significato di idoneo, adatto. Per esempio, sono stata invitata ad una festa in maschera, quindi devo comprarmi un vestito apposta, cioè adatto per quell'evento.
Prima di continuare vi ricordo di passare dal nostro sito dove trovate la spiegazione scritta e gli esercizi per questa e per tutte le altre nostre lezioni. E sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter potete trovare tantissimi contenuti extra come la nuova rubrica dove Graziana spiega ogni giorno una nuova parola italiana. E non solo. Passate, non la troverete qui su YouTube. Esiste anche un'altra parola che usiamo davvero spesso quando parliamo, però ci siamo accorti che i nostri studenti non capiscono molto. Manco. E non ci riferiamo alla prima persona singolare del verbo mancare, per esempio io ti manco, bensì a quella parola che si usa con il significato di nemmeno, neppure, neanche. Per esempio, non mi piace la melanzana. Manco a me. Oppure un'espressione che combina la parola manco con la parola apposta è manco a farlo apposta. Cosa significa? Significa come se lo avessimo fatto di proposito e dunque si usa soprattutto in riferimento ad una coincidenza. Si è rotto il computer. Manco a farlo apposta, ne ho comprato uno nuovo mezz'ora fa. Un'espressione che molti di voi non conoscono, ma che usiamo tantissimo, è come mai. Sì, io la uso spesso durante le mie lezioni e noto la faccia perplessa dei miei studenti. Significa semplicemente perché. Per quale ragione? Ah, a proposito, lo sai che non ho ancora visto il tuo video sull'apostrofo? Come mai? Perché me ne scordo sempre. Ok, la nostra lezione finisce qui. Fateci sapere però nei commenti se tutte queste cose già le sapevate oppure se sono nuove per voi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!